Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno del cancro o ascendente cancro, anche Luna e Venere in cancro. Vediamo quali sono le energie per te nelle prossime ore, nei prossimi giorni. Questo è un video sempre valido, che ti arriva adesso perché devi ascoltare un certo tipo di messaggio, un certo tipo di guida. Allora, chiediamo agli spiriti quali energie ci sono per te, cancro. Sei girata subito. Hai una grande protezione spirituale, mi dicono. Gli dei e il tuo angelo custode, il tuo spirito guida, ti guidano e ti proteggono a livello fisico, emozionale ed energetico. Magari ti stai sentendo un po' stanco adesso, in questo momento, o un po' sovraccaricata o sovraccaricato. Questa carta ti dice che è una grande protezione spirituale, cioè affida questa stanchezza o quello che stai sentendo allo spirito o affida le tue preoccupazioni allo spirito e vedrai come si rilascia immediatamente, va bene? Perché quando ci sentiamo un po' stanchi, un po' frustrati, tutti è a livello psichico che si condensa nel corpo e quando noi facciamo il gesto, il simbolo, no? Il rito di affidare tutto allo spirito, alla grande madre, agli dei, e si alleggerisce immediatamente il peso perché è simbolico e è attivo subito. Cos'altro? Hai un appoggio crescente, c'è appoggio crescente. Dice centrati nel lato positivo e sii disposta o disposto a ricevere aiuto che ti apre la porta dell'abbondanza tanto nella forma di appoggio come di opportunità. Stai per ricevere aiuti, non solo aiuti spirituali fortissimi, ma anche aiuti sotto forma di persone. Ti danno appoggio in qualcosa che stai facendo, ti sentirai sostenuta o sostenuto, no? E questo è importantissimo per distribuire i pesi, responsabilità, o proprio tirare un sospiro di sollievo. Ti vedo tirare un sospiro di sollievo. E quindi stai per ricevere questi aiuti. Bellissimo. E poi abbiamo, wow, la carta delle grandi manifestazioni, l'oro. Ci sarà un intervento divino. Gli dei ti inviano miracoli in risposta alle tue preghiere sincere. Allora, questa è la realizzazione di un desiderio, prossime ore, prossimi giorni, in risposta a una tua preghiera, a quello che volevi appoggio, volevi aiuto, qualcuno, qualcosa. Allora, sii pronta a ricevere questo miracolo. Non aggiungo altro con questi oracoli, voglio vedere subito i tarocchi di che cosa stanno parlando. Vediamo, cancro. Di cosa tratta questo miracolo, questi appoggi, prossime ore, prossimi giorni, energie per te, prossime ore, prossimi giorni, e infatti ti vedo un po' col 5 di coppe qua mi sta dicendo che abbiamo una condizione emotiva un po' di stanchezza, un po' di frustrazione, un po' di rammarico o di tristezza, no? Oppure stiamo sentendo questa dolce malinconia, dolce tristezza. 5, un altro 5, sta arrivando un cambio. Quando ci sono i 5-5, 5-5, stanno arrivando i cambi. Allora, quando arrivano i cambi, ci sentiamo un po' giù, perché l'universo ci sta formattando su un nuovo livello di consapevolezza e di coscienza, quindi stanno arrivando dei cambi. È possibile che abbiate avuto delle discussioni con qualcuno che la pensa diverso da voi, in famiglia, tra amici, al lavoro, e ci sono delle discussioni del fermento, cioè magari in seguito a una sensazione un po' di abbassamento d'animo hai discusso con qualcuno o viceversa, no? C'è qua il dio del cambiamento. Ok, poi vediamo, è uscito 6 di spade, 3 di denari e il re di denari. Guarda, l'appoggio crescente, eccolo qua, 3 di denari e il re di denari. Hai il sostegno e l'aiuto di una persona, può essere a livello lavorativo, che ti sostiene per creare squadra. Tu te ne esci fuori col 6 di spade da queste conflittualità e da questo movimento ansioso che vedo o di tensione interna. Qua hai collaborazioni con qualcuno, magari lavori con qualcuno e qualcun altro ti chiede una collaborazione. Il 3 di denari, il re di denari mi parlano di collaborazioni sul piano pratico, sul piano lavorativo o sul piano proprio esistenziale. Però è radicato, è pratico, tipo quanto vorrei l'aiuto di quella persona per fare quella cosa, per fare quel progetto, pam, arriva. Quanto vorrei, qualsiasi cosa tu stai chiedendo sul piano pratico, questa è una persona, può essere, ripeto, un datore di lavoro, un capo, una persona di riferimento,
una persona che sta bene di riferimento, non lo so, però ti dicono che è possibile che ci sia un trasferimento anche lavorativo, o uno spostamento, o un lavoro che chiede uno spostamento, magari ti sposti. Ehm, C'è sostegno, c'è collaborazione qua, c'è collaborazione e crescita economica, re di denari. Va bene? Ok. Vediamo ancora cos'altro ci raccontano in merito alle energie dei prossimi giorni. 3 di bastoni, vedo l'apertura di cammino, l'espansione, il 3 di bastoni, no? L'espansione che ti mette alle spalle questa sensazione di disagio. Re di coppe, ti vedo proprio tranquilla, tranquillo, serena finalmente. 8 di coppe, di nuovo una carta che mi parla di cambio emotivo, di spostamento, di viaggio anche. Cavaliere di bastoni e vedo tanto entusiasmo. Qua arriva un cambio emotivo per te, uno spostamento della coscienza che ti porta ad abbandonare una zona comfort, anche se ti ha nutrito fino a questo momento, però l'otto di coppe ci racconta di come una zona che ti ha nutrito fino a questo momento, però a un certo punto dici io devo andare, sento che devo andare, seppur sto bene là, però devo andare lo stesso. Può essere un viaggio, uno spostamento, anche un movimento di lavoro ed è repentino. Questo aiuto arriva in modo repentino perché tu fai un cambio emozionale repentino, va bene? Che cos'altro arriva? Prossime ore, prossimi giorni. Cancro. Ah, è uscita lei e quando esce lei, l'imperatrice, che te lo dico a fare? Sviluppo, crescita, realizzazione e soddisfazione di un desiderio. L'imperatrice mi parla di espansione, di essere di successo in ciò a cui stai dando attenzione, in ciò che vuoi realizzare. Vedo crescita ed espansione economica grazie a questi appoggi, lavorativa. L'imperatrice è colei che realizza tutto, a patto che crede nel suo valore. Quindi è crescita, abbondanza, espansione, espansione. Sono 2 carte di espansione. Ti espandi. Vedo che ti espandi. Che cos'altro abbiamo? 4 di spade. Espandi e guarisci. L'hai aspettato da tempo questa cosa, Cavaliere di coppe. Allora, io qua ti vedo motivato, qualcosa che ti piace realizzi qualcosa che ti piace. Vedo anche questo movimento entusiasmante che ti manda verso dove vuoi andare, dei movimenti, vedo tantissimo movimento in questa lettura, tantissimo movimento grazie a un recupero di forze ed energie che hai avuto. Quindi io ti dico anche una cosa, alcuni di voi avevano paura che si realizzassero i loro desideri. Dimmi o no se non è così. Dimmelo, scrivemelo sotto. Avevi paura che si realizzassero i tuoi desideri? Perché noi abbiamo paura della cosa grossa, no? E, però qua è come se tu fossi riconosciuta o riconosciuto per quello che sai fare meglio. E ricompensata o ricompensato. Vediamo che cos'altro ci raccontano. Grande felicità. 10 di coppe. E la luna, qua ci sei tu. Allora, tu non stai vedendo ancora quello che ti sto dicendo, lo vedrai a breve, prossime ore, prossimi giorni. Ed è come se mi dicessero queste carte che le risorse interiori che tu hai attivato, hai riconosciuto, hai messo in luce le tue risorse interiori più potenti e vai incontro alla realizzazione di questa immensa felicità. Anche se non la stavi vedendo, però è come se avessi fatto un lavoro interiore, nonostante i dubbi, nonostante le paure. Sì, sì. Allora, devi... Quali sono queste paure che hai? Allora, non so se stai facendo il percorso sciamanico con me. Se non lo stai facendo, sotto all'info box c'è la profetica pratica Galeotta Fu, la profetica pratica dei 21 giorni. Perché qua, se hai un minimo di paura per qualche cosa, agganciati a quell'emozione e fai il rituale erotico della Kundalini, che trovi sempre sul canale. Va bene? Vediamo che cos'altro.
Cioè come se avessi un po' paura di seguire le intuizioni. Questo è giusto un suggerimento, rispetto a quello che vedo. Vediamo cos'altro. Qua recuperi. La forza, io ti vedo recuperare tutto, forza, energia, dinamismo per andare incontro all'obiettivo. Per andare incontro all'obiettivo. Paggio di bastoni, ti vedo, ci sono delle novità entusiasmanti per te qua. Ancora un'altra, novità entusiasmanti al lato della forza, l'asso dei denari, sul piano del lavorativo. Sul piano lavorativo vedo che c'è un recupero di un'attività, se hai un'attività o hai qualcosa, recupero, mi dicono recupero, determinazione, la forza me la mettono perché è come se tu andassi incontro al tuo subconscio, non avessi più paura, non avessi più confusione e ti allei con le emozioni più ctonie, più sotterranee. Qua abbiamo una grandissima opportunità in concreto nel lavoro di espansione, di abbondanza. Coltiva questa opportunità che arriva, perché porta risultati straordinari. Magari una collaborazione da un'altra parte, oltre a quello che fai. Non lo so, per ognuno di voi è diverso, però vedo questa grande espansione sul piano della materia. L'eremita mi conferma che hai fatto un grande lavoro interiore. Il tuo grande lavoro interiore porta a questo che ti ho letto. L'eremita è anche colui che medita, che prega, no? Riconducendoci alla carta precedente. E qua abbiamo il 10 di bastoni, abbiamo meditato perché ci portavamo addosso dei pesi, stanchezza, stress, c'è un grande recupero sotto tutti i punti di vista. Qua mi sta uscendo questa, qual è? Abbiamo avuto una torre, è saltata, un crollo di un vecchio sistema, di un vecchio modo di fare, c'è stato un crollo nella tua vita, un crollo emozionale, un crollo fisico, può essere stato che tu hai somatizzato nel corpo, c'è un recupero totale. Va bene, un recupero totale, assolutamente sì. Che cos'altro? Regina di bastoni, recupero totale, regina di bastoni, anche se sei uomo, perché io qua ti vedo magnetica, magnetico, attraente, con la capacità di leadership, di visione, La regina di bastoni è quella che viene seguita, quella che ha idee creative, viene seguita e si aggancia all'imperatrice, assolutamente sì, perché tu recuperi forze dal subconscio. È come se all'interno, per esempio, di un team di lavoro venissi riconosciuta per il tuo talento, il tuo valore, e ti vengono affidati anche dei ruoli di caposquadra, di leader. Mi spiego? È una lettura straordinaria che avviene grazie a cosa? A un crollo fisico-energetico che c'è stato, perché il crollo della torre sono dei crolli che arrivano affinché tu possa sperimentare nuovi talenti tuoi. La luna, quello che non vedevi ancora, no? Vediamo adesso cosa ti dicono questi oracoli. Gli spiriti a mezzo di questi oracoli. Tutto quello che desideri. Allora, quando diminuisci l'importanza dei problemi e della sofferenza, la vita torna in equilibrio. Date la luce e sente la pace e il mondo ti risponde. Allora mi dice che stai tornando dopo un momento di lotta, dopo un momento di sacrificio, un momento di difficoltà che vedo qua, che puoi aver vissuto o stai vivendo adesso o nel recente passato. È come se a un certo punto senti la pace, il mondo ti risponde. Il mondo ti risponde, sono la risposta alle tue preghiere. E qua c'è una bellissima immagine di pace e questo qui stai andando incontro, grazie alla forza delle tue radici. Ok? Vediamo cos'altro ti dicono gli spiriti. La forza interiore è la forza di guardare nelle proprie profondità e allearsi alle proprie intuizioni e non più alle proprie paure. Non ti perdere nelle cose che non possono cambiare, metti l'attenzione in tutto quello che puoi cambiare, cioè la tua attitudine, la tua mentalità e la tua energia. Hai tutto ciò che necessiti. E qua mi ricorda ancora, mi sottolinea questa tua forza interiore che è in grado di realizzare quello di cui abbiamo parlato, va bene? Che sta attirando quello di cui abbiamo parlato. Che cosa vuoi? Dice qui. Allora, se reagisci negativamente al successo e all'allegria degli altri, è un segnale che desideri di più per te stessa o te stesso. Non ti limitare, espandi la tua zona di comfort. E qua
se non sbaglio avevamo un bel lotto di coppe e ti ho parlato della zona di comfort, no? È come se, allora, quando reagiamo male alla felicità degli altri, al successo degli altri, è perché la tua anima sta dicendo che vuole di più di quello che ti stai dando. Quindi è sempre uno specchio, no? Allora infuocati su quello. Magari sei rabbia, sei frustrazione, sei tristezza. Il rituale erotico della Kundalini per dissipare ogni dubbio e avere questa forza interiore mega galattica. Va bene? Questi sono giusto dei suggerimenti, dei consigli che ti do in base alle carte che leggo. Vediamo cosa ti dicono adesso gli spiriti a mezzo dell'oracolo della magia. Bellissimo. Devi essere la tua priorità. Devi essere la tua priorità. E allora il numero 25 nelle prossime ore, prossimi giorni, è un numero di manifestazione di questa lettura. E anche il colore giallo, colore giallo, colore giallo. Magari indossa qualcosa di giallo. Se hai degli anelli d'oro, anche delle fedine d'oro, indossa il giallo. Va bene? Sì, la tua priorità. Vediamo che cos'altro ti dicono. No, ne volevo mettere un'altra di queste, veramente. Bellissimo lo specchio. Tratta il tuo corpo come il palazzo che è. Allora, il tuo corpo contiene tutte le memorie che hai vissuto, tutte le memorie dei tuoi avi, dei tuoi antenati, le memorie ereditate. Allora, quando noi stiamo un po' giù, tristi, eccetera, basta muovere il corpo nelle posizioni giuste, movimenti giusti, affinché tu possa sbloccare quelle memorie e ricevere il potere degli avi, degli antenati a mezzo delle tue stesse cellule, delle tue stesse viscere. Ecco perché vi dico, lo yoga sciamanico non esiste qualcosa di più potente. E allora magari non magari un po' di movimento in più o il movimento giusto. Perché vi dico yoga sciamanico? Perché si unisce la psicologia del profondo con il movimento del profondo e quindi questo connubio è esplosivo. In questo caso ti consiglio vivissimamente di fare la danza del piacere che trovi sul canale. Qua c'è una persona che balla, che danza. Danza e liberati e cibati di cibi di stagione, come proprio fossero degli spiriti, perché sono spiriti, è lo spirito, la banana, la menoncella, il pomodoro, qualsiasi cosa tu introduci nel corpo è spirito, stai officiando un rito in quel momento, sei il sacerdote che sta officiando il rito di trasformazione. Quella banana, quella pesca, quella mela, stai trasformando gli alimenti, il tuo corpo ha la capacità di trasformare quell'alimento in potere e forza. Quindi prendi questa consapevolezza e liberati, e danza, e amati. Ok? Bellissimo questo messaggio. Adesso vediamo cosa hanno da dirti le fate, l'oracolo delle fate. Taglia i rami secchi, autunno. In autunno ogni cosa giunge a maturazione, puoi fare un meraviglioso raccolto di ricchezza e abbondanza. Autunno è un simbolo, come è la stagione dell'anima, è una stagione dell'anima. Le stagioni sono tutti aspetti dello spirito, no? Allora l'autunno in questo caso taglia i rami secchi. Come lo fai? Attraverso delle pratiche, le pratiche, no? Yoga sciamanico, danza del piacere. E mi dice che la potatura, le foglie cadono in autunno, no? Sì, il superfluo va via. Ti dicono il superfluo va via. E questo è anche una... Stiamo registrando questo video in primavera, è sempre valido dal momento in cui lo guardi, e mi dicono che in base a questa espansione tra i bastoni, l'imperatrice, tra i denari, asso i denari, ci saranno delle opportunità che in autunno prenderai dei frutti straordinari da queste opportunità che già metterai entusiasmo adesso. Ok? Mettiamone delle altre.
vacanza, e qua dice la risposta che stai cercando può presentarsi durante una vacanza, un ritiro o un viaggio. E qua ti ho detto avevamo tante carte di movimento e può essere molto importante per voi questa carta, in base a qualcosa che ti sta premendo dentro, una vacanza, uno spostamento. La vacanza è anche il momento in cui ti prendi quell'oretta per te, magari una pratica di yoga sciamanico, una pratica spirituale, e cambi stato di coscienza. Allora lì trovi la risposta. Va bene? Arriva la risposta. Cos'altro? Esprimi la tua individualità, permetti al tuo vero io di risplendere, perché sei una creatura meravigliosa. Allora questa carta è un monito per te, un consiglio. Non ti vergognare, non ti limitare, esprimiti, anche nella folle, nella sana follia, perché è ciò che questa regina di bastoni e questa imperatrice fanno, e quindi è una sottolineare queste due carte, no? Il tuo modo unico di essere permette che le tue preghiere vengano ascoltate. Ok? Vediamo cos'altro ti dicono gli spiriti a mezzo dell'oracolo dello sciamano. La danza degli spiriti, di nuovo la danza, ragazze mie ragazzi, qua è la danza, qua è la danza, sei sostenuta o sostenuto in modo inverosimile. La danza del piacere che ho messo sul canale fa al caso tuo. Il numero 22 ti confermerà il fatto che la danza del piacere sbloccherà tutto. Va bene? Conferma di questa lettura. La danza del piacere, la danza degli spiriti, gli spiriti stanno danzando con te e ti offrono sostegno e appoggio, e vedrai il miracolo che è in arrivo per te nelle prossime ore, nei prossimi giorni. Bellissimo. Lettura strabiliante, ragazze e miei ragazzi, non aggiungo nient'altro. Ti faccio un grandissimo in bocca al lupo. Noi ci vediamo alla prossima e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua!